Ciao ragazzi, oggi vi sveliamo le tante novità del nuovo gruppo di Shimano. Iniziamo subito col dire che il nuovo gruppo Shimano Dura-Ace è un gruppo che all'apparenza si presenta abbastanza simile al precedente gruppo, ovvero quello a 11 velocità, ma che nasconde tantissime novità e oggi vi svelerò quali sono. Iniziamo a parlare di quello che è uno dei componenti sicuramente più innovativi di questo gruppo, che è rappresentato dal comando. Shimano ha lavorato molto sulla ergonomia del nuovo comando, andando ad allungare la zona di appoggio. È stata allungata questa zona di appoggio proprio per rendere la posizione più comoda, soprattutto dopo tante ore di pedalata, e come potete vedere lo shape della corna del comando è stato accentuato. I nuovi comandi Dura-Ace ricordano un pochettino i comandi del gruppo dedicato al gravel, ovvero del GRX, e sicuramente, a detta di chi ha testato e provato questo nuovo comando, dà un notevole implemento a livello di comfort. Altra importante novità è data dall'allungamento delle palette relative alla cambiata. Sono più lunghe, quindi più comode da raggiungere, ed inoltre è stato accentuato l'offset tra le due palette, questo proprio per evitare eventuali errori in fase di cambiata. Altra importante novità introdotta nei comandi è il Servo Wave, ovvero un meccanismo che permette praticamente una frenata diciamo già nella prima parte di corsa della leva. Altra cosa molto importante, all'interno dei comandi vi è una batteria, la batteria che ovviamente va a alimentare la tecnologia Bluetooth, e lo stato della batteria dei comandi si può vedere semplicemente andando a pigiare contemporaneamente i due pulsanti di cambiata. Davanti vi è posto un LED e ovviamente luce verde, lo stato della batteria è ottimale, luce arancio o luce rossa, ovviamente vuol dire che la batteria si sta esaurendo o è esaurita. Le due batterie sono poste nella sommità del comando, sono due batterie a bottone, molto semplici, molto facili da cambiare, e quindi diciamo che questo è quanto per quanto riguarda le novità inserite all'interno dei comandi. Andiamo a vedere la trasmissione del nuovo Shimano Dura-Ace. Vi sono tre tipologie di cassetta con tre diverse dentature e sono la 1128, l'1130 ed infine la vera e propria novità è la 1134. Per quanto riguarda la 1128 e l'1130, Shimano ha operato in un modo differente rispetto a SRAM, ovvero è sempre rimasto il pignone più piccolo dell'11, ma ha inserito nelle due cassette citate il pignone da 16 in modo da rendere la cambiata più fluida. Diverse cose invece è la cassetta 1134, che è stata proprio pensata per chi diciamo è meno allenato o vuole un rapporto molto più agile in salita. Per quanto riguarda la guarnitura, è nuovo il disegno della nuova guarnitura Dura-Ace. Come potete vedere è stato modificato sia nella parte della pedivella sia nella parte dei bracci e dell'innesto della corona sui bracci. Anche qua il nuovo Dura-Ace presenta tre diverse guarniture con tre diversi rapporti. Sono il 50-34, il 52-36 e il 54-40. Quest'ultima guarnitura, sicuramente il 5440, è destinata ai pro oppure a gente che è molto allenata. Sempre restando sulla trasmissione, la catena che è utilizzata dal nuovo Dura-Ace
è la catena che trovate sull'XTR 12 velocità. Come potrete vedere, i componenti mutuati dalla mountain bike in questo nuovo gruppo sono più di uno, e Shimano garantisce con questa catena una cambiata ancora più silenziosa e ancora più fluida. Le guarniture Dura-Ace sono presenti anche con il misuratore di potenza che Shimano dichiara con uno scarto semplicemente dell'1,5%. Passando all'ulteriore novità di questo gruppo, è rappresentata sicuramente dai dischi e dalle pinze. I dischi utilizzati dal Dura-Ace 12 velocità sono gli MT900, ovvero sono i dischi del gruppo XTR, gruppo da mountain bike, mettendo appunto i dischi dell'MT900, i dischi del Dura-Ace, e andando ad agire su una riprogettazione della pinza. La nuova pinza dello Shimano Dura-Ace è un attimo più larga rispetto alla precedente, e la maggiore larghezza della pinza permette anche un maggiore distanziamento dei pistoni, quindi anche delle pastiglie, proprio per prevenire quel problema di sfregamento delle pastiglie col disco quando si surriscalda. Infine andiamo a analizzare quella che è un'altra delle grandissime novità del nuovo Shimano Dura-Ace, ovvero il cambio. Il cambio è stato, seppur apparentemente quasi uguale a quello del vecchio Dura-Ace, del Dura-Ace 11 velocità, è stato completamente riprogettato. A livello tecnico la gabbia del nuovo Dura-Ace è stata allungata. Questo permette di andare praticamente a sostituire la rapportatura della cassetta senza la necessità di andare a sostituire il cambio, e soprattutto il cambio racchiude il cuore pulsante di tutto il sistema. Se voi non l'avete notato, non è più presente in questo nuovo gruppo la centralina separata, ovvero quella che noi trovavamo inserita o nel sottosella o nelle corna del manubrio. Questo perché tutta la connettività e tutto, diciamo, il cervello di comando del gruppo è racchiuso nel cambio. Il cambio presenta ovviamente nella parte posteriore un pulsantino. Nella parte immediatamente superiore al pulsantino è presente un LED che ci dice le modalità di settaggio di tutto il sistema. Cosa molto importante è che tramite questo pulsantino è possibile attivare la modalità di cambiata, se semi synchro shift o synchro shift, quindi una cosa che si può fare immediatamente al volo. Bene, questo è tutto per quanto riguarda le novità del nuovo Dura-Ace 12 velocità. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al nostro canale. Ciao!